Ciao amici! Oggi vi parlo dei feromoni e di alcuni prodotti che ci possono aiutare a garantire la serenità ai nostri cani. Purtroppo la vita moderna non coincide proprio esattamente con le esigenze naturali del nostro amico a quattro zampe e nemmeno con le nostre, a dir la verità. Per questo dobbiamo cercare il più possibile di assicurare al nostro cane il soddisfacimento dei suoi bisogni, cercando di rispettare la sua natura e la sua specificità. Specificità. Per fortuna abbiamo degli alleati che ci possono aiutare sia nella quotidianità sia durante eventi specifici come i temporali o i viaggi in auto. Sono i feromoni. Ma cosa sono i feromoni? I feromoni sono dei segnali chimici che appartengono al mondo dei mammiferi, dei rettili, dei pesci, degli insetti, perfino delle piante e trasmettono messaggi comunicativi ed emozionali. Nei cani i feromoni sono secreti da diversi tipi di ghiandole. Ghiandole del solco intermammario, periorali, quindi attorno a tutta la zona della bocca, anali e in tutta la zona della coda, podali nelle zampe e tra le dita. Sono presenti nella saliva, nell'urina, nelle feci e persino nel liquido amniotico. Quando il piccolo nasce, infatti, è ricoperto da feromoni chiamati di adozione che favoriscono l'immediato attaccamento della madre nei suoi confronti. Come dico sempre, questa è più che magia, è scienza. La madre produce invece i feromoni di appagamento, in grado di rilassare e tranquillizzare i cuccioli. Il trattamento con i feromoni si basa proprio sull'utilizzo di questi feromoni materni. Sono specie specifici, quindi diversi per ogni specie. I feromoni di allarme sono molto particolari. Sono legati a proteine adesive che permangono attaccate al substrato, in modo da ricordare al cane di non passare più in quel luogo. Pensiamo al trasportino, all'ambulatorio del veterinario, all'abitacolo dell'automobile. In questo modo, quando il cane approccerà una situazione che non gradisce, troverà già i suoi feromoni di allarme precedenti e quindi comincerà ad agitarsi preventivamente. I feromoni sono molto utili nella prevenzione. I feromoni materni, che hanno la capacità di calmare e rendere più sereno il cane, sono un valido sostegno in numerose situazioni. Quando adottiamo un cucciolo lo portiamo improvvisamente via dalla madre e dai fratelli. Un bel cambiamento per lui, che in molti casi nemmeno sa chi siamo. Portargli un indumento prima con il nostro odore può permettergli di cominciare a conoscerci. Quando in macchina farà il primo viaggio della sua vita, ricordiamoci di tenerlo in braccio per farlo sentire più al sicuro. Una volta a casa mettiamo la sua cuccia nella zona più vissuta, ma lontano dal passaggio, in modo che non si senta solo. La notte è importante passarla tutti insieme, dormire tutti insieme, altrimenti il cane potrebbe non riuscire a tollerare la separazione dal proprietario. Noi per esempio dormiamo allegramente in camera in 5. Il cane comincia a conoscere il mondo in passeggiata. Dobbiamo aiutarlo a esplorare con gradualità, in un contesto emozionale positivo e ricordandoci che un'immersione eccessiva negli stimoli risulta spesso controproducente. Il viaggio in auto è anche un momento importante ed è fondamentale che il cane si senta al sicuro anche in questa situazione. Non bisognerebbe usare l'auto solo per portare il cane dal veterinario, ma bisognerebbe associarla anche a uscite piacevoli come una gita in campagna o andare a trovare gli amici. Il cane dovrebbe poter perlustrare tutta l'automobile almeno le prime volte per capire dove si trova e magari utilizzare un trasportino per viaggiare dopo aver imparato a utilizzarlo nel modo corretto, considerandolo il suo rifugio. Quando si va in vacanza e si cambia abitazione è importante sceglierla prima di tutto in base alle esigenze del cane. Ovvio! Noi per esempio facciamo sempre in modo di sceglierla vicino ad aree verdi e con un'esposizione non troppo rumorosa. Inoltre è importante portare i punti di riferimento del cane che abbiano un suo odore e gli ricordino casa, come la sua copertina, i suoi giochi o il trasportino. In caso di temporali, vento forte, botti di Capodanno, le reazioni del cane possono essere molto diverse. Pinta per esempio è sempre stata tranquillissima, ma ho anche fatto un lavoro appositamente da cucciola per evitare che si spaventasse al suo primo Capodanno. In queste situazioni, se il cane ci chiede aiuto è un buon segno, vuol dire che siamo per lui un punto di riferimento e che abbiamo la possibilità di farlo stare meglio. Ignorarlo non ha senso, mostriamoci pronti a confortarlo, invece che scappare verrà da noi. Se invece preferisce nascondersi, prepariamo per lui la stanza più silenziosa, chiudiamo le imposte, accendiamo la musica e restiamo insieme a lui. Ma come ci possono aiutare i feromoni? In tutte le situazioni citate e in molte altre possiamo utilizzare dei prodotti a base di feromoni materni di appagamento
che ci possono aiutare a favorire la serenità del nostro cane. Non si tratta di farmaci e sono privi di effetti collaterali, quindi possiamo utilizzarli con molta tranquillità. Ci sono diversi supporti a seconda delle situazioni. Situazioni di stress all'interno di casa, in caso di adozione, cambio casa, cambiamenti del nucleo familiare, assenza del proprietario. Per affrontare in modo più positivo e fiducioso l'ambiente esterno, che si tratti di andare in passeggiata, conoscere altri cani o fare una sessione di training. Per facilitare i viaggi, dal trasportino all'automobile. Le compresse invece sono a base di L-teanina, GABA, vitamine del gruppo B e triptofano, che è il precursore della serotonina, l'ormone del benessere, e hanno un effetto molto rapido. Possono essere utilizzate in modo sinergico insieme ai feromoni. Una cosa che mi sento di dover sottolineare è che non possiamo pretendere di risolvere in modo quasi magico le problematiche dei nostri cani radicate magari da molto tempo e arrivate a un punto da essere praticamente cronicizzate. In questi casi sicuramente la prima cosa da fare è rivolgersi a un veterinario comportamentalista che in seguito alla prima consulenza impronti un percorso di recupero insieme a un istruttore cinofilo e che possa eventualmente utilizzare i feromoni come supporto. Il messaggio trasmesso per via feromonale è chiaro e sempre recepito da tutti gli individui. La sua efficacia nella risoluzione di un problema dipende dall'intensità del disagio. L'ideale sarebbe utilizzare i feromoni in via preventiva, in modo da limitare al massimo lo stress nel nostro miglior amico. Il nostro ruolo è di supportare, confortare e proteggere il nostro cane. Aiutiamolo ad accettare meglio i cambiamenti, facilitare la socializzazione, vivere più serenamente le tante situazioni che la vita gli presenta, per goderci tutto il bello della relazione. Alla prossima! Ciao!